He's the best bass player in rock and roll ever, no contest. Oh, ciao a tutti cari Basswalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi continuiamo il nostro percorso tra i bassisti che hanno fatto la storia del rock parlando del grandissimo, dell'immenso John Entwistle. John Entwistle, bassista degli Who, come avete potuto notare anche da questa un pochino più lunga, un pochino più strana intro rispetto al solito, è ritenuto da molti il miglior bassista del rock, della storia del rock, come del resto gli Who sono stati citati spesso come la miglior band di tutti i tempi. Ora, tralasciamo un po' quello che è il gusto personale, ognuno la può pensare assolutamente come vuole, sta di fatto che è innegabile che lui e la sua band abbiano fatto la storia del rock in generale e in particolare lui sicuramente anche la storia del nostro strumento per le caratteristiche, per quella tecnica che ha inventato e per quelle innovazioni che ha portato e che poi sono state riprese anche da altri bassisti del genere. Allora, come sempre il nostro percorso si divide in due parti, la prima parte prettamente storica e la seconda parte in cui analizzeremo un pochino più nel dettaglio la sua tecnica e il suo modo di intendere lo strumento. Allora, come sempre nel parlare della tecnica e della storia stessa, comunque ci focalizzeremo al meglio su un singolo periodo. Sappiamo benissimo che Entwistle è morto nel 2002, gli Who cominciano la loro carriera a metà degli anni 60, capite che sarebbe un video veramente lunghissimo se dovessimo davvero pensare di prendere tutto, di parlare di tutto. Allora ci focalizzeremo sulla prima parte, ecco, io considero la prima parte quella che termina con la morte di Keith Moon, ecco, quindi quando finisce la prima formazione storica degli Who, che poi continueranno, ovviamente continueranno anche fino al giorno d'oggi, anche nonostante la morte di Entwistle. Sappiamo che al suo posto in questo momento c'è Pino Palladino, quindi la band a mio modo di vedere totalmente diversa da quello che era la formazione storica, però tanto di cappello perché comunque sono sopravvissuti fino ai giorni nostri e continuano a tenere concerti e a sfornare album. Comunque torniamo a noi e parliamo di questo periodo, come sempre con questo preambolo storico, quindi vediamo un po' di parlare nel dettaglio della storia di Entwistle e degli Who. Allora, John Entwistle nasce a Chiswick, nella West London, la zona ovest di Londra, il 9 ottobre del 1944. È figlio di due musicisti, la madre una pianista, il padre un trombettista. Poco dopo il divorzio dei genitori andrà a vivere in pianta stabile a casa della madre, dove studierà pianoforte, presumibilmente con il patrigno, per poi però imparare a suonare anche la tromba dal padre. Ma il suo primo strumento con cui entrerà per la prima volta in una formazione musicale è in realtà il corno francese, entrando nella Middlesex Youth Orchestra. È un amante del rock and roll ed è affascinato dallo stile chitarristico di Duane Eddy, basato su note basse con un sound tipo twangy. Decide così che la sua passione è il basso, ma non potendosene permettere uno, se lo costruisce da solo, dando a un pezzo di legno una forma tipo precision. Abbandonati così momentaneamente gli strumenti a fiato, con il suo nuovo basso inizia a fare esperienza prevalentemente con due gruppi, The Confederates e The Scorpions, insieme all'amico Pete Townshend, che quindi già qui suona con lui. Nel 1961 però viene chiamato dal compagno di scuola Roger Daltrey per unirsi al suo gruppo, i Detours. Dopo qualche mese di militanza in questa band riesce a convincere gli altri a coinvolgere anche il suo amico Pete. Così nel 1964 la formazione ormai completa prenderà anche il nome di The Who. L'anno successivo registrano il loro primo album e il successo è immediato anche per lo stile inconfondibile di Entwistle, che nel frattempo prende due soprannomi che gli resteranno poi per il resto della carriera. Thunder Fingers per via della sua tecnica della mano destra, ad oggi appunto unica e inimitabile, e The Ox, il bue, per via del suo 1,82 m, della sua stazza e della sua voracità nel mangiare, pare quanto gli altri tre messi insieme. Dopo la fama continuò, diversamente dagli altri membri del gruppo, a vivere per un lungo periodo ancora nella sua West London con la moglie Alison Wise. Si trasferì fuori città solo nel 1975 in una enorme villa in cui si trovavano ben 17 camere da letto, alcune armature medievali, una effigie di Quasimodo appesa ad una corda di campana e uno scheletro umano adagiato su una sedia. Oltre naturalmente
naturalmente ad una collezione di chitarre tra le più grandi mai viste. Tanto tranquillo e immobile era sul palco, a differenza degli altri, quanto scatenato era fuori. Viene addirittura arrestato anche lui, insieme a tutta la band, durante il tour di Quadrofenia per aver devastato la stanza dell'hotel in cui si trovavano. Tra gli altri brutti vizi c'era anche però purtroppo quello della cocaina, che con ogni probabilità è quello che gli procurò l'infarto miocardico che lo uccise nel sonno la notte del 27 giugno 2002 in un hotel appena fuori Las Vegas, pochi giorni prima di partire per il tour appunto con gli Who. Il tour venne poi comunque completato con Pino Palladino al basso, che prese da quel momento definitivamente il suo posto nella band. Bene, cosa ha fatto di così grande John Entwistle? Diciamo che probabilmente anche per il fatto che aveva iniziato con la chitarra, per il fatto che voleva fin da subito dare un ruolo, un senso diverso allo strumento che si trovava in mano, diciamo che è stato proprio un pioniere. Allora, lui innanzitutto, diciamo una cosa, suonava a volumi sempre altissimi. Pare, dopo lo raccontiamo meglio quando parliamo anche della strumentazione, che non andasse mai da un certo punto in poi sotto i 200 watt. E pare addirittura che gli altri membri stessi degli Who, della band, gli chiedessero spesso di abbassare il volume. Lui li guardasse per un attimo così immobile e poi niente, faceva finta di niente, continuava a suonare con il suo volume discreto. Chiaramente queste cose si possono apprezzare soprattutto nel guardare i live, nell'ascoltare i live degli Who. In disco pare che fosse un pochino più ligio al dovere, ecco, prendeva il suo basso, registrava la parte comunque con la sua tecnica, comunque ottime parti che contrastavano parecchio quelle di chitarra. Ecco, lui era uno che tendeva a muoversi molto anche sulle alte, eccetera, però queste cose poi vengono effettivamente fuori, vengono apprezzate meglio nei live. Appunto, parliamo di queste cose. Cosa sono queste cose? Allora, lui innanzitutto il suo suono lo costruiva in questo modo: corde dagli anni 80 in poi perlomeno sempre rigorosamente nuove, le cambiava pare addirittura ogni singolo giorno. E tra l'altro, mentre per un lunghissimo periodo ha usato le Rotosound, come probabilmente molti di voi già sanno, da un certo punto in poi utilizzava delle corde chiamate Maxima che erano placcate oro. Ecco, queste corde lui le cambiava comunque tutti i giorni. Poi dopo è tornato, se non sbaglio, proprio Rotosound, comunque insomma è tornato a delle corde più normali, cambiandole comunque anche nell'ultimo periodo tutti i singoli giorni. Ecco, questa cosa delle corde nuove è uno degli elementi che gli conferiva questo suono. Lui assolutamente era alla ricerca di un suono molto brillante, molto acuto. In più suonava spesso appunto sulla parte alta della tastiera, proprio per, diciamo così, essere la controparte della chitarra di Pete Townshend, che invece magari faceva parti tra virgolette chitarristicamente un po' più semplici. Ecco, lui aveva questa quasi mania di far diventare il basso uno strumento solista, quindi corde assolutamente sempre nuove, comunque enfatizzazione di frequenze alte, anche sull'amplificatore tendeva ad alzare tantissimo le alte e a muoversi anche nel registro alto della tastiera. Le corde sempre assolutamente con un'action molto bassa, ma soprattutto questa cosa perché gli permetteva l'uso della sua tecnica, quella che lui stesso ha definito typewriter se non sbaglio, la macchina da scrivere per intenderci, perché lui usa appunto la destra in questo modo, non sempre ma di tanto in tanto lo vediamo che da qui, comunque sempre zona abbastanza vicina alla tastiera, quando suona in pizzicato normale per modo di dire, perché lui usava sempre 4 dita. Provate a farci caso, andate a fare dei flash vicino alla sua mano destra e vedete che proprio non c'è un dito che non usa, anche il mignolo nei fraseggi, negli assoli, anche in accompagnamento. Di tanto in tanto, appunto dicevo, si spostava su questa parte di tastiera e quello che lui va a fare è una cosa di questo tipo, e di picchiettare le corde in questo modo, sempre con tutte e 4 le dita. In questo modo capisci che è una cosa veramente tosta e inusuale, tosta perché appunto è inusuale, di certo, perlomeno io non mi sono messo mai a studiare questo tipo di tecniche. Spero che qualcuno di voi l'abbia fatto, nel caso me lo faccia sapere qua nei commenti, così vediamo un po' anche di parlare. Comunque è una cosa che assolutamente si è inventato lui. Tra l'altro c'è un video qua in rete, una sua intervista, una forse delle ultime che ha fatto, in cui parla in modo abbastanza dettagliato di questa cosa e vi mostra come fare a farla. Cerco di linkarvela qua sotto, quindi cercatela, comunque potete sempre fare una ricerca, è assolutamente
completamente libera e in giro per il tubo, quindi potete assolutamente guardarla e ascoltarla, e dice queste cose molto interessanti appunto in cui spiega come faceva. Ecco, questa tecnica non è considerabile tapping, non è considerabile slap, è un po' una via di mezzo. Diciamo che l'idea è percussiva, tipo slap, ma l'impostazione effettivamente richiama quasi quella del tapping. Attenzione, perché lui quando picchia non è come il tapping che va a premere e emettere questa nota, lui lo fa per suonare questa nota, però lo fa in modo appunto molto percussivo senza ricorrere allo slap. Questo è proprio il suo marchio di fabbrica, perlomeno per quello che riguarda la mano destra. La mano sinistra era sostanzialmente rock. Noterete spesso nei suoi brani si possono trovare dei bending proprio in stile chitarristico, può trovare qualunque tipo di legatura, quindi dai pull off, gli hammer-on ovviamente, gli slide. Ecco, gli slide lui ne fa un uso veramente spropositato anche magari in fase solistica, proprio dall'inizio alla fine della tastiera velocemente fa movimenti di questo tipo e poi riprende la sua parte, riprende la nota in questo modo, quindi fraseggio, slide e torno indietro. Ecco, questo è proprio un altro dei suoi elementi caratteristici. Dal punto di vista un pochino più musicale, magari parlando di ritmiche, per esempio, possiamo notare, come magari hai sentito anche sul solo di My Generation, l'ampio utilizzo che fa delle terzine a velocità abbastanza elevate. My Generation, che tra l'altro pare che sia un solo improvvisato, ecco, io l'ho suonato col Fender, non perché mi andava di farlo, ma perché in realtà lui stesso ha detto di averlo suonato con un Fender. La leggenda dice che lui in quel periodo suonava un Dan Electro Longhorn, di cui però si faceva fatica a trovare le corde, quindi o quantomeno lui non le aveva, quindi ogni volta doveva prendere un altro strumento. Ha usato, sembrerebbe, 3 Longhorn per provare a registrare appunto My Generation. Dopo il terzo basso non ce l'ha più fatta e ha deciso di utilizzare un Fender Jazz Bass. E con questo strumento pare che abbia improvvisato più volte diverse take e abbia tenuto quella che ormai conosciamo tutti. Quindi quel solo che tutti ci studiamo, ci impariamo e che vi ho fatto sentire anche all'inizio di questo video, pare che sia da parte sua assolutamente improvvisato in studio e con un jazz bass. Sulla sua strumentazione ci sarebbe anche qua veramente un capitolo intero da aprire, perché sicuramente quasi tutti noi lo ricordiamo appunto per il Thunderbird, motivo per cui ho deciso di mettermi in mano questo basso per girare questo video, che in realtà sappiamo non essere sempre stato un Thunderbird vero, perlomeno è sempre stato il classico Gibson Thunderbird, ma a cui su alcuni modelli che usava era solito cambiare il manico e mettere quello di un Fender, perché detto da lui, risultava un pochino più comoda la tastiera, risultava il manico troppo sottile, quello originale del Thunderbird, pare che abbia detto, e quindi lo ritroviamo spesso con questo strumento. Poi in realtà in tempi più recenti ha avuto anche Alembic, per dirne uno. In tempi invece antecedenti all'utilizzo del Thunderbird è passato appunto da qualche Precision, qualche Gibson stesso, ma anche Gretsch, Rickenbacker, altri Gibson, gli EB2 per esempio, quindi insomma diciamo che ha girato parecchi strumenti, ne ha avuto poi anche una collezione. Ecco, col Thunderbird forse ha fatto proprio un periodo, quello tra gli anni credo 70 e 80, correggetemi se sbaglio perché sinceramente la cronologia degli strumenti precisa non la so che ha usato questo tipo di strumenti perché è spesso indicata appunto nella sua strumentazione dai siti specializzati e perché generalmente o spesso perlomeno lo si vede appunto imbracciare uno strumento di questo tipo. Torniamo un attimo alla parte puramente musicale, parlavamo delle terzine dal punto di vista ritmico. Un'altra cosa che è stato proprio un suo marco di fabbrica e da lì in poi è stato appunto ripreso da tanti altri bassisti rock è l'utilizzo delle ottave, nel senso che tendeva spesso a suonare in questo modo, quindi ottava bassa, ottava alta, suonate contemporaneamente. Lui poteva permettersi di fare questa cosa rispetto magari ad altri bassisti dell'epoca proprio perché il suo suono era chiaro, era brillante e quindi utilizzare 2 note insieme sul basso era una cosa totalmente inusuale e rivoluzionaria sotto un certo punto di vista. Fino a quel momento il basso era pensato per fare il classico accompagnamento, quindi col suono molto scuro, molto da basso, giustamente all'unisono magari con la batteria o le sue figure classiche in ottavi. Comunque diciamo che lui voleva proprio espressamente togliere questo ruolo esclusivamente di accompagnamento al basso e porlo su un piano pari a quello della chitarra, quindi con l'enfatizzazione delle frequenze alte che andavano a bucare nel mix, andavano a far risaltare proprio la linea di basso rispetto a quella della chitarra e con diciamo così mezzi tipo questo, l'uso delle ottave, frasi veramente solistiche, tutte le tecniche di cui abbiamo parlato,
lato una sorta di distorsione, comunque un sound sempre molto aggressivo, e col suo modo di suonare, col suo modo di utilizzare la mano destra, ha proprio, diciamo così, creato qualcosa di inimitabile, ma comunque imitato, perché abbiamo parlato appunto all'inizio del video, avete visto Lemmy, lo stesso Geddy Lee, hanno sempre detto di essersi molto molto ispirati al nostro In Whistle, quindi sicuramente è stato un pioniere, sicuramente è stato il capostipite, è stato il miglior bassista rock di tutti i tempi, quello non spetta a me a dirlo. Se avete la vostra opinione fatemela sapere, lasciatela qua nei commenti. E questo per oggi è tutto. Allora, come sempre vi ricordo innanzitutto che è uscito il video corso Il Basso Rock. Tra l'altro il brano Boris the Spider, che vi ho fatto sentire qualche attimo fa, è tratto proprio da lì. È una cosa che ho messo volutamente nel metodo, lo studio di tantissimi brani fatti in questo modo. Li suono, avete la partitura, avete la tab, e sul PDF che trovate nel legato al videocorso avete anche la spiegazione perché questa nota, perché quella nota, perché è suonato in quel modo. Ecco, quindi se volete trovate il link qua sotto. Poi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi potete trovare anche sui social, come al solito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, e potete iscrivervi alla newsletter del mio sito per restare sempre aggiornati anche via mail. Non mando spam, o perlomeno ci provo. E anche per oggi direi che è tutto. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!